Ciao a tutti amici del Capricorno, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Capricorno e le tendenze energetiche predestinate per la primavera 2026. Abbiamo la carta del matto, amici del Capricorno. È un periodo di nuovi inizi, il matto parla sempre di entusiasmo, parla di nuovi percorsi da seguire, da affrontare, da scoprire anche. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Ok, allora partiamo con un 4 di pentacoli, un 9 di pentacoli, un 4 di spade, abbiamo un fante di spade, un 4 di coppe, la carta della luna, un cavaliere di bastoni e un 5 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire qual è il messaggio più importante del periodo, potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi il lavoro, l'amore, il denaro, andiamo a vedere un po' tutto. Allora, partiamo da questo 4 di pentacoli che a mio avviso indica un momento un po' lento, un po' statico, un po'... wow! Siete proprio chiusi in voi stessi, vi sento. Prudenti, probabilmente... perché anche qui avete un 4 di spade, credo che sia come una fase, l'inizio della primavera, che vi serva un po' per recuperare le forze, per recuperare le energie, per fare un po' il punto della situazione, mi verrebbe da dire. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. 4 di pentacoli nuovamente, 7 di pentacoli, morte e imperatrice. Credo che qualcuno sia in questa fase per magari questioni di stanchezza, per questioni... Mi sento come scarichi in un certo senso, lenti all'inizio del periodo. Però poi qui è come se ci fosse il bisogno, la necessità di lasciare qualche zavorra indietro. Da un lato vi sento come con la voglia di andare avanti, con... mi viene anche da dire la voglia di uscire da questo periodo un po' di fermo, però dall'altro lato è come se steste bene così, cioè c'è come questa difficoltà. Andiamo a vedere il 4 di spade. Mago, temperanza e fante di pentacoli. Guardate, lo sento un inizio molto lento, sinceramente. C'è bisogno di riportare la salute, ma non è solo una salute di tipo fisico, perché è come se a causa di tanta stanchezza, di tanta, come vi posso dire,
vi sento contratti, vi sento come tesi all'inizio della primavera e c'è come bisogno di rigenerare, di rilassarsi un po', di lasciarsi indietro, come vi dicevo prima, certe zavorre, di iniziare nuovi percorsi, di appassionarsi a qualche cosa di nuovo. Andiamo a vedere il fante di spade. Abbiamo il carro e un 4 di bastoni. Allora, potrebbe anche esserci un tema legato alla casa per qualcuno, al trovare una fissa dimora, o come questa sensazione, o trovare un nuovo posto dove vivere. Diciamo che c'è voglia di stabilità, c'è voglia di tranquillità. È per quello che fate, secondo me, anche un po' fatica ad uscire da questa energia, un po' perché siete in fase protettiva o difensiva, come dir si voglia. Quindi siete molto guardinghi, siete prudenti, cioè sono tre carte che le sento veramente che giocano bene tra di loro. Però è anche vero che qui sento come la necessità di togliersi certi pesi, di iniziare a sanare, a guarire, a riprendere le forze, a riprendere l'entusiasmo. C'è come la voglia di, per qualcuno, riprendere in mano la propria vita, per qualcun altro è riprendere in mano qualche tema che si era lasciato in sospeso. Può essere un percorso terapeutico lasciato a metà che si ha bisogno di terminare. C'è bisogno di andare verso questa stabilità, ok? Andiamo a vedere il 4 di coppe. Nove di pentacoli, asso di coppe, 9 di coppe, 5 di bastoni e giudizio. Sento come se ci fossero delle lotte interne. Qui, qua c'è costrizione, qua c'è lentezza e bisogno di lasciare indietro qualcosa. Qui sento bisogno di lavorare l'amor proprio. Quando io vi parlavo di guarigione, di salute, che è sì una salute fisica, perché vi sento tanto stanchi, va a finire che poi quando uno tira, 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 a un certo punto la corda si spezza, quindi c'è proprio bisogno di riprendere le forze, di riprendere un po' il focus su di sé ed è per quello che qui mi parlano di amor proprio. C'è bisogno un po' di imparare a godersi la vita, mi vien da dire, a godersi quello che si ha. Mi parlano di ringraziamento, quindi può essere che qualcuno debba lavorare un po' di più sulla gratitudine. Lavorare sulla gratitudine permette a chi fa fatica a ricevere di aprire come questo canale di ricezione. E per far fatica a ricevere intendo le persone che fanno fatica a ricevere anche denaro, oltre che attenzioni, affetto e via dicendo. Andiamo a vedere la luna. Vi consiglio di approfondire il tema sulle credenze limitanti. Allora, abbiamo una regina di denari, un re di coppe e un 4 di spade. Il giudizio vi permette di rendervi conto di quali sono le proiezioni che avete fatto o che state facendo, perché qui avete un 4 di coppe, c'è qualche cosa che non vedete. E anche la luna è una carta che mi parla di qualche cosa che si vede a metà. Io credo che abbiate come una visione un po' parziale della vostra situazione, della vostra vita, cioè, ma perché giustamente, soprattutto all'inizio del periodo, siete focalizzati sul puntini e non sul disegno, sul foglio a 4. È come se ci fosse un cerchio in mezzo a un foglio a 4, quel cerchio è il vostro territorio,
siete al caldo lì, vorreste uscire da lì, ma c'è ancora come questa visione parziale della realtà. Andiamo a vedere il cavaliere di bastoni, 5 di pentacoli e 3 di spade. Credo che questa parte un po' occulta di cui ci parlano qui le carte faccia riferimento, giusto per ritornare al tema delle credenze limitanti, a qualche cosa che è legata allo spirito di sacrificio. Potrebbe essere qualche cosa che è legato al rifiuto, piuttosto molto, lo sento molto il rifiuto, piuttosto che all'abbandono. Cioè io sento che probabilmente quello che dovete recuperare qui a livello di salute psicologica, emotiva, fisica, animica, ha a che vedere con, anche perché sono pure in linea, ha a che vedere con quello che dovete rielaborare, con le ferite che dovete cucire. Andiamo a vedere il 5 di bastoni. Abbiamo un appeso e un 7 di spade. Sento che la fine del periodo sarà ottima per avere chiarezza mentale, perché sia il 7 di spade che il 5 di bastoni sono anche l'appeso è al contrario. È come se ci fosse una sorta di ribaltamento della situazione, mi viene da dire. Ehm, Ruota della fortuna. Ribaltamento della situazione. Allora, quello che sento con questo matto è che avete bisogno di ritrovare un po' la genuinità, l'ingenuità, la fiducia nel percorso che l'universo ha disegnato per voi. Avete la ruota della fortuna alla fine. Qui c'è qualcosa di predestinato che può essere sia un cambio che una chiusura di un ciclo karmico. Se avete una profonda ferita a livello interno, vi dico che può essere una ferita d'infanzia. È come se aveste bisogno finalmente di portarla a galla. Allora, se per esempio avete la ferita di non essere stati visti da bambini, dagli altri, provate ad osservare quanto effettivamente voi vi vedete. Cioè, quello che noi recriminiamo agli altri è perché poi non lo diamo a noi stessi. Quanto mi vedo, quanto sono presente nel mio corpo, quanto effettivamente mi guardo allo specchio, mi prendo cura di me. Se per esempio la vostra è una ferita d'abbandono, chiedetevi quante volte mi abbandono, quante volte abbandono i miei principi, i miei valori, quante volte per pigrizia magari, ok, non mi strucco la sera, che ne so, o non mi metto la crema o non mi faccio la barba per pigrizia. Quello è un sottile modo di abbandonarsi. Ma se siamo noi che lo facciamo per primi con noi stessi, come possiamo pretendere che gli altri facciano qualcosa di diverso? Non so se mi sono capita. Andiamo a vedere settore per settore, ragazzi. Partiamo dal lavoro. Allora, secondo me il lavoro, vi devo dire che in questo periodo andrà parecchio a gonfie vele. Io credo che ci sia qualcosa che non vedete ancora arrivare, però ho la sensazione che ci sarà come un'apertura molto grande, sia a livello economico, probabilmente arriva del lavoro in più, potrebbe essere una sorta di appagamento che arriva magari perché avete degli ottimi feedback dai vostri clienti, perché potreste vedere che siete, non lo so, più alti come graduatoria tra tutti i vostri concorrenti, potreste avere quel prodotto innovativo, quel servizio innovativo. Cioè, sento che è un buon periodo e soprattutto se siete persone che avete seminato, c'è un ribaltamento della situazione, ok? Io sento che le cose vanno avanti, nonostante l'inizio della primavera possa sembrare praticamente fermo, però sapete che l'energia o si espande o si contrae, di solito non si ferma mai.
Aspettatevi un nuovo inizio, mi viene da dire anche proprio veloce, perché quando c'è la ruota della fortuna i cambi sono rapidi, diciamo verso fine maggio, giugno. Mm? Ehm, allora, se siete disoccupati, guardate ragazzi, sinceramente non è che veda contratti, ve lo dico chiaro, però sento che comunque sarete nell'abbondanza lavorativa, ci saranno varie possibilità di lavoro, soprattutto se andrete a ricontattare qualche vecchio datore di lavoro, potrebbe avere bisogno di voi. E smettete di fare le vittime e di dire ma figurati se mi riprende, ma figurati se dopo che me ne sono andato in quel modo può esserci ancora speranza, non lo so, come la sensazione di smettere di raccontarvi balle. Per quello che riguarda le persone che sono dipendenti, anche qui ragazzi io sento che le cose andranno molto bene, ci sarà come una sorta di cotone intorno a voi nell'ambiente lavorativo, non tanto perché, come vi posso dire, perché i colleghi vi vedano improvvisamente la persona migliore del mondo, ma perché vi farete i gran fatti vostri e non guarderete in faccia nessuno e quindi creerete come questa zona paradisiaca dentro la realtà lavorativa che state vivendo. Vi dico, anche per voi c'è un cambio, potrebbe essere un nuovo settore, potrebbe essere un nuovo reparto. C'è un cambio abbastanza importante e anche per voi vi dico che potrebbe esserci qualche tema, ehm, potrebbero essere vecchie discussioni che tornano a galla per qualcuno, però tutto sommato, se state aspettando qualche trasferimento, qualche cambio, io non vedo il movimento qui, però sì che vedo che l'energia si muove. Quindi magari potete iniziare a parlarne, potete iniziare a chiedere magari l'aumento di stipendio, c'è un potenziale per osare. Per quello che riguarda le persone che sono autonome, vedo, come vi dicevo all'inizio, un aumento di probabilità, un aumento di prospettive, può essere che inizierete a creare, vi sento come anche voi nel cotone, ma con i clienti che già avete, è come se riusciste a creare più fidelizzazione in questo periodo. Non vi nego che la concorrenza vi potrebbe dare noia, però voi siete così focalizzati sul migliorare che davvero entro la fine della primavera ci sarà questo cambio che neanche ve ne accorgerete. Se parliamo di denaro, allora, mm, non è un cattivo periodo, anzi avete la ruota della fortuna alla fine, quindi secondo me le finanze aumentano nel trimestre. Potrebbero esserci, diciamo, delle spese o comunque potreste dover mettere l'attenzione su temi legati all'alimentazione, alla nutrizione, alla salute. E qui per salute potrebbe anche voler parlare di palestra o riabilitazione o cose di questo genere. Per qualcuno si tratta di investire in qualche corso di autoconoscenza, proprio per quel tema di cui vi parlavo prima, il lavorare l'amor proprio. Vi dico, fate attenzione alle bollette vecchie, alle spese vecchie, perché qui c'è un qualche cosa che si potrebbe riproporre. Potreste ritrovare in un cassetto mentre fate le pulizie di primavera ehm, qualche bolletta, qualche ricevuta che secondo me va ancora saldata, come è anche vero che potreste trovare dei soldi dimenticati in qualche portafoglio, in qualche borsetta, nella tasca dei pantaloni.
c'è come qualche sorpresa. Pantaloni sono scuri, o quel blu scuro o nero, di panno. Ok, di panno vuol dire di lana, non i jeans per capirci. Parliamo di progetti, ragazzi, perché secondo me è un buon momento per stabilizzare i progetti che sono già in essere. Cioè io ho come l'idea che ci potrebbe essere un'espansione di quello che già è in piedi. Se per caso avete iniziato da poco questo progetto, può esserci come una stabilizzazione, e anche lì comunque c'è la ruota della fortuna, quindi sento che le cose cambieranno, in meglio, ovviamente, alla fine del periodo. Per le persone che hanno questo progetto solo in testa, la primavera è un buon periodo per capire che tipo di strada delineare per far partire al meglio questo progetto. Secondo me alla fine della primavera parte, perché avete il matto, che sono i nuovi inizi, e la ruota della fortuna e l'appeso al contrario, che mi parla proprio come di una fionda che vi lancia. Parliamo di relazioni. Allora, se siete single, sento che, come vi dicevo all'inizio, siete abbastanza focalizzati su voi stessi e sento che molte persone sono, come dire, stanno bene così. Probabilmente qualcuno ha ancora dei temi del passato da lasciar andare. Qui abbiamo Luna e 5 di Pentacoli e 4 di coppe, ci sono ancora come delle cose da dover risanare, 2 volte il 4 di spade, la temperanza. Ehm, Però io sento che verso la fine del periodo, perché vi sento come stare meglio, questo lavoro che farete sull'amor proprio vi darà come una luce. E verso la fine del periodo, quindi possiamo parlare della seconda settimana, della seconda metà di maggio, secondo me, più o meno, ehm, qualcuno giugno, adesso dipende dalla decade in cui siete nati, ragazzi, come sempre, però effettivamente potrebbe entrare una persona che la vedo piuttosto diretta, pane pane, vino al vino, quello che c'è da dire si dice, ed è come un cambio di modalità di relazione per quello che vi riguarda, cioè è come se fosse una persona che ha un modo completamente diverso di relazionarsi con voi rispetto a quelli che avete conosciuto fino ad adesso, quindi c'è come da scoprire. Qualche nuova dinamica. Potrebbe essere veramente una chiusura di un ciclo, per qualcuno, come se questa primavera ripulisse un po', dai vecchi schemi di comportamento, dai vecchi blocchi. Giustamente la primavera è un momento di rinascita e qui per voi la vedo. Se foste in coppia, temi da sotterrare, ragazzi. Io credo che manchi parte della vostra accettazione, perché c'è come questa parte, questa visione parziale della realtà di cui vi parlavo qui, c'è qualcosa che non volete vedere. Io credo che ci sia qualche tema legato, come vi dicevo prima, alla vostra sensazione di rifiuto, alla paura magari di essere abbandonati, a qualche tipo di credenza limitante che avete inerente al meritare amore, al meritare qualche cosa. C'è come qualche ferita ancora aperta che può riguardare qualche discussione del passato o qualche proprio ferita vostra personale che esula dalla coppia che avete adesso, che in qualche modo non vi fa vedere la realtà piena, non vi fa vedere le cose così come sono. Però le cose cambieranno entro la fine della primavera. Sento che avrete come una nuova direzione, una nuova presa di consapevolezza, vi sentirete più sicuri di voi stessi e quindi meno dipendenti dalla conferma, dall'accettazione, dalla presenza dell'altra persona. È come se diventando più sicuri in voi stessi, automaticamente non vi fregasse più tanto di avere conferme, di essere sicuri che l'altro o l'altra è lì per voi, per la serie
sono più forte, mi sento più forte, quindi ho meno bisogno della tua presenza, no? Funziona un po' così, più si fa crescere l'amor proprio e meno c'è bisogno. Quindi quando state con qualcuno state perché avete piacere, perché stimate questa persona, perché vi nutre, perché vi fa crescere e non perché avete bisogno di X cosa. Ehm, per le persone che sono in una relazione più o meno, mm, allora per voi la situazione è diversa. Sì, le cose cambiano, ma io credo che smetterete di raccontarvi bugie. Cioè, a parte il 7 di spade al contrario, qui avete anche l'1 e 4 di coppe, c'è una realtà che non volete vedere. Siete lì fermi nel vostro guscio, nella vostra zona calda, mi verrebbe da dire, e non prendete semplicemente consapevolezza di quanto valete e di quanto poco vi dà l'altra persona. C'è qualche cosa che state facendo fatica a lasciare indietro. Secondo me è un ideale, un qualche tipo di proiezione potrebbe essere inerente alla persona, è come se metteste questa persona su un piedistallo, però in realtà entro la fine del periodo vi renderete conto di chi avete veramente davanti, vi renderete conto che questa persona non apporta, non vi nutre. Nel lungo periodo intendo, perché magari sì, vi dà l'attenzione quei 5 minuti, però quando la dopamina scende, ciao, il cuore si sente sempre vuoto. Quindi c'è bisogno di qualche cosa in più. Non vi nego che qualcuno potrebbe decidere di tagliare la relazione in cui potreste entrare in questa primavera o che state già avendo. Ovviamente non sarà così per tutti, dipende sempre da quello che volete, però sì che non vi racconterete più bugie, cioè o accettate quello che la persona è e vi dà, oppure se voi volete di più, se volete qualcun altro di diverso, cambiate la persona, non cercate di far cambiare quella persona lì. Andiamo a vedere Osho, cosa vi dice. Quante ragazzi! Il fulmine, che sarebbe la torre, armonia, l'innocenza e il ribelle. Guardate, io le metterei così. Qui si tratta di rompere le catene, rompere con i vecchi schemi, rompere anche con la zona di comfort per certi versi, o uscire dalla zona di comfort attraverso la guarigione, l'introspezione. Qui abbiamo l'innocenza. L'innocenza è la carta del sole, ragazzi. In questo mazzo mi piace molto la rappresentazione perché è un vecchio saggio, il fatto che abbia la barba bianca rappresenta la saggezza, che guarda con l'innocenza di un bambino, ed è per quello che si chiama innocenza, una cavalletta. È come se fosse ancora entusiasta per la vita, no? E che è un po' l'energia del matto anche. Vi dicono, non importa tutto quello che si può rompere o che volete rompere, perché il ribelle è la carta dell'imperatore, è vero, ma è qualcuno che rompe le vecchie catene, i vecchi schemi di comportamento per creare le proprie regole, perché è come se bisognasse ritrovare la propria essenza, innocenza, purezza per ritrovare l'armonia. Quello che non vi fa stare in pace è da lasciare indietro, fondamentalmente. Se volete una vita piena di pace, createvi situazioni di pace. È inutile che vi infiliate in situazioni ambigue, promiscue. Quando già un po' vi puzza, boh, lasciate perdere. E che molte volte il nostro intuito ci parla, ma noi lo ignoriamo perché l'ego, la mente, comincia a parlare, a dire no, ma perché così, no, ma perché cos'ha? E no, l'intuito dice così, è accettazione. Qui abbiamo la carta dell'appeso. Allora, carta numero 17 e anche qui parla di guarigione. Sto guarendo da dentro
È bellissima questa lettura, amici del Capricorno. Spero che comunque vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, date hype, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me basato sul lavoro delle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto, però tenete presente che lo potete anche fare come autodidatti semplicemente abbonandovi al canale. Anche lì tratto le credenze limitanti divise per settore, amore, lavoro, soldi, insomma ce n'è un bel po', però tratto anche altri temi di tipo esoterico che sono praticamente quello che io ho studiato in decenni di formazione e che ho condensato e messo lì a disposizione per voi. Quindi si parla di astrale, si parla di vista eterica, di come sviluppare il terzo occhio, di come riequilibrare eventualmente il campo energetico, di traumi, di kundalini, si parla di metafisica, di metamedicina, insomma. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Tenete solo presente che sono 4 playlist per adesso, sono numerate, vanno viste in ordine cronologico proprio perché sono state studiate come un corso di formazione. Ok? Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!